Carlos Castaneda. Le riaffermazioni e i segni dal mondo che ci circonda. Come interpretarli? I passi sono tratti dal volume Viaggio a Ixtlan, capitolo 1. Le riaffermazioni dal mondo che ci circonda, capitolo 3. Perdere l'importanza. Attenzione! Le citazioni sono tradotte in maniera letterale dagli autori stessi del video e sono tratte direttamente dalle edizioni inglese e spagnola, senza censure o adattamenti. Alla fine del video troverete una breve analisi letteraria e linguistica e inoltre la nostra recensione. Introduzione. Questo video inaugura una nuova playlist chiamata Tecniche di base. Come abbiamo detto già più volte, è importante comprendere le tecniche riportate da Castaneda all'interno del loro contesto originario. Infatti, molti sono ossessionati dall'apprendere le tecniche velocemente, estrapolandole completamente dal racconto. Dopodiché, alcuni si lamentano che la tecnica non funziona e di non aver capito questo o quell'altro. Questo è un atteggiamento pigro e superficiale, in quanto si tratta di semplicemente impegnarsi a leggere dei libri piacevoli ed interessanti, veri e propri capolavori letterari. Il fatto che questi contenuti non vengano capiti appieno risiede nella mancanza della consapevolezza, che si ottiene sforzandosi di praticare e di rileggere successivamente le parti che non si sono comprese. Il nostro lavoro sta nel ricostruire queste opere dove male interpretate e mediare questi concetti nella maniera più semplice possibile. Tuttavia, il lavoro individuale spetta ad ognuno di voi. Molti si lamentano in maniera petulante e quasi infantile di non avere degli insegnanti. Ma Castaneda, come abbiamo specificato nel video Non servono maestri, ha lasciato detto ad Armando Torres che bisogna procurarsi un'opportunità minima autonomamente. E dopo, forse, arriverà un vero maestro Nagual che, leggendo dei segni o presagi dell'intento, potrebbe trovarvi. Un maestro Nagual non accetta volontari. Ricordatelo! Se provate con pazienza a leggere integralmente questi volumi, vi renderete conto che, anche in maniera del tutto inconscia, passa una sorta di insegnamento pratico. Vuol dire che è come se in qualche misterioso modo faceste l'esperienza con Carlos. Per esempio, in questo video, dopo aver ascoltato la lettura del testo, comincerete a notare in maniera molto netta intorno a voi queste riaffermazioni, in spagnolo reafirmaciones o acuerdos, e questi segni o señales. E vi parrà strano il fatto che prima era come se non ci fossero. E imparerete quanto sia di importanza, in alcuni casi quasi vitale, capire la differenza tra l'uno e l'altro e il loro significato per voi stessi in quel momento. Inoltre, c'è chi sostiene di voler sconfiggere il volador senza sapere nulla del contesto dal quale proviene la scoperta dell'esistenza di questo predatore inorganico. Scoperta da attribuire a quelli che vengono chiamati gli sciamani dell'antico Messico. Allontanare il volador è un punto di arrivo per uno sciamano o un guerriero, non l'inizio della pratica.
Per questo motivo approfondiremo quanto sia di importanza primaria riuscire a distinguere le riaffermazioni dal mondo e i segni. Ora lo dico con un termine molto moderno, così che possiate capire cosa vuol dire, anche se Castaneda non usa questa parola. Per prima cosa è necessario connettersi con il mondo che ci circonda e per fare questo occorre non focalizzarsi su se stessi. Adesso leggiamo insieme cosa Don Juan fece osservare a Carlos le prime volte che si incontrarono. Las reafirmaciones del mundo que nos rodea. Sabato 17 dicembre 1960. Camminammo nel deserto fino a quasi notte. Non mi mostrò nessuna pianta né ne parlò per niente. Ci fermammo un momento a riposare accanto ad alcuni grandi arbusti. Le piante sono cose molto particolari. Disse senza guardarmi. Sono vive e sentono. Nel momento stesso in cui fece questa affermazione, una forte raffica di vento scosse il chaparral, la macchia del deserto intorno a noi. Gli arbusti produssero un fruscio scricchiolante. Hai sentito? Mi chiese, avvicinando la mano sinistra all'orecchio, come per ascoltare meglio. Le foglie e il vento sono d'accordo con me. Risi. L'amico che ci aveva messo in contatto già mi aveva avvertito di stare attento perché il vecchio era molto eccentrico. Pensai che l'accordo con le foglie fosse una delle sue eccentricità. Camminammo ancora per un po', ma lui seguitò a non mostrarmi nessuna pianta né ne tagliò nessuna. Semplicemente camminava a passo spedito tra i cespugli, toccandoli delicatamente. Poi si fermò per sedersi su una roccia e mi disse di riposarmi e di guardarmi intorno. Insistei per parlare. Ancora una volta gli feci capire che volevo davvero imparare cose sulle piante, soprattutto il peyote. Lo supplicai di diventare il mio informatore in cambio di una ricompensa in denaro. Non devi pagarmi. Disse. Puoi chiedermi tutto quello che vuoi. Ti dirò quello che so e poi ti dirò quello che puoi farci con questo. Mi chiese se ero d'accordo con questa soluzione. Ne fui deliziato. Poi aggiunse una frase criptica. Forse non c'è niente da imparare sulle piante, perché non c'è nulla da dire su di loro. Non capii cosa avesse detto o a che cosa si riferisse. Come dice? Chiesi. Ripeté la sua affermazione 3 volte e poi tutta la zona fu scossa dal rombo di un aereo dell'aeronautica che passava volando basso. Vedi? Il mondo è d'accordo con me. Disse, portando la mano sinistra all'orecchio. Mi risultò molto divertente. La sua risata era contagiosa. Alla locanda volevo offrirgli una birra. Disse che non beveva mai, nemmeno birra. Risi tra me e me, non gli credetti. L'amico che ci aveva messo in contatto mi aveva detto che il vecchio era ubriaco quasi tutto il tempo. In realtà non mi importava che mi mentisse dicendo che non beveva. Mi piaceva, c'era qualcosa di molto rassicurante nella sua persona.
dovevo avere un'espressione di dubbio in faccia, perché lui passò a spiegarmi che da giovane si dava al bere, ma che un bel giorno aveva smesso. La gente non si rende quasi mai conto che possiamo tagliare qualsiasi cosa dalle nostre vite in qualsiasi momento, solo così. Schioccò le dita. Pensi che si possa smettere di fumare o di bere così facilmente? Chiesi. Sicuro? Disse con grande convinzione. E il cigarro e il bere non sono niente. Niente di niente, se vogliamo smettere. In quello stesso istante, l'acqua che bolliva nella caffettiera emise un sibilo forte e vivace. Oye! Senti? Esclamò Don Juan con una scintilla negli occhi. L'acqua bollente è d'accordo con me. Poi aggiunse, dopo una pausa: Uno può ricevere accordi da tutto ciò che lo circonda. In quel momento cruciale, la caffettiera produsse un gorgoglio veramente osceno. Don Juan guardò la caffettiera e disse delicatamente: Grazie. Annui con la testa e poi scoppiò a ridere. Rimasi sconcertato. La sua risata era un po' troppo forte, ma ero genuinamente divertito da tutto ciò. La mia prima vera sessione, propriamente detta con il mio informatore, si era quindi conclusa. Il passo seguente è tratto dal capitolo 3. Perder la importanza. Perdere l'importanza. Nell'edizione italiana il titolo è stato tradotto Liberarsi della presunzione. Abbiamo iniziato la nostra escursione la mattina e ci siamo fermati a riposare verso mezzogiorno. Io sudavo e volevo bere dalla mia borraccia, ma lui mi fermò dicendo che era meglio bere solo un sorso d'acqua. Da un piccolo cespuglio giallastro tagliò alcune foglie e le masticò, me ne diede alcune e mi fece notare che erano eccellenti. Se le avessi masticate lentamente, la mia sete sarebbe scomparsa. Non fu così, ma non sentii nemmeno malessere. Sembrava aver letto i miei pensieri e mi spiegò che non vedevo i benefici del modo corretto di camminare né di quello di masticare le foglie, perché ero giovane e forte e il mio corpo non percepiva nulla perché ero un po' stupido. Rise. Non ero dell'umore per ridere e questo sembrava divertirlo ancora di più. Corresse la sua frase precedente dicendo che il mio corpo non era realmente stupido, ma piuttosto addormentato. In quell'istante un corvo enorme volò sopra le nostre teste gracchiando. Sorpreso, scoppiai a ridere. Mi sembrò che l'occasione richiedesse una risata, ma con mio assoluto stupore lui mi scosse con forza il braccio e mi zittì. La sua espressione era estremamente seria. Questo non era uno scherzo, Disse con severità, come se sapessi a cosa si riferisse. quello era un segnale, un segno, Un segno di cosa? un'indicazione molto importante su di te. Rispose in modo criptico. In quel momento il vento trascinò ai nostri piedi il ramo secco di un arbusto. Questo era un accordo, Esclamò e guardandomi con gli occhi luccicanti scoppiò in una risata.
Ebbi la sensazione che, per infastidirmi, invertissi al volo le regole del suo strano gioco mentre camminavamo. Così lui poteva ridere, ma io no. La mia irritazione si espanse di nuovo e gli dissi cosa pensavo di lui. Non si arrabbiò né si offese per niente. Rise e la sua risata aumentò ulteriormente la mia angoscia e la mia frustrazione. Pensai che mi umiliasse deliberatamente. Decisi subito che ero stufo del lavoro sul campo. Mi alzai e gli dissi che desideravo intraprendere il ritorno a casa sua perché dovevo ripartire per Los Angeles. Siediti. Disse imperioso. Ti imbronci come una vecchia signora. Non puoi andartene ora, perché ancora non abbiamo finito. Lo odiavo. Pensavo fosse un uomo sprezzante. Iniziò a cantare una stupida canzone ranciera. Forse stava imitando un cantante popolare. Allungava certe sillabe e ne contraeva altre, trasformando la canzone in un oggetto di farsa. Io voglio cantare sta canzone, io voglio cantare sta canzone per la mia gente. Con una passione tan fuerte. Ay, 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 ay. Era così comico che finii per ridere. In questo video ci stiamo soltanto concentrando sui passi che riguardano le riaffermazioni dal mondo e i segnali, pertanto salteremo delle parti del testo. Vi faccio subito notare che la difficoltà di Carlos nel saper fare distinzione consiste nel fatto che l'importanza e l'arroganza gli impediscono di essere sufficientemente attento. Ma vediamo come Don Juan risolve la situazione. Fece un movimento strano e improvviso. Sembrò annusare l'aria intorno a sé. Scosse la sua testa lievemente e ritmicamente. Era in uno stato di allerta fuori dal comune. Si voltò e fissò i miei occhi con un'espressione di straneità e curiosità. Mi guardò dalla testa ai piedi come se cercasse qualcosa di specifico. Poi si alzò bruscamente e cominciò a camminare velocemente, quasi correva. Lo seguì. Mantenne un passo molto accelerato per poco meno di un'ora. Finalmente ci fermammo vicino a una collina rocciosa e ci sedemmo all'ombra di un cespuglio. Quella camminata veloce mi aveva completamente stancato, anche se ero di umore migliore. Era strano come fossi cambiato. Era quasi un delirio, ma quando avevamo iniziato a correre, dopo la nostra conversazione, ero furioso con lui. È molto strano, dissi, ma mi sento davvero bene. Sentii da lontano il gracchiare di un corvo. Mise il dito all'orecchio destro e sorrise. Quello era un segnale, Disse. Una pietra cadde rimbalzando dalla collina e atterrò con un rombo nel chaparral, nella macchina. Rise con forza e indicò con il dito nella direzione del suono. e questo era un accordo. Disse. Poi mi chiese se ero disposto a parlare della mia arroganza. Risi. Il mio sentimento di ira sembrava così distante che non potevo nemmeno concepire come fossi diventato scontento di Don Juan. Non capisco cosa mi stia succedendo, dissi. Mi sono arrabbiato e ora non so perché non sono più arrabbiato.
Il mondo che ci circonda è molto misterioso. Disse. Non rivela facilmente i suoi segreti. Mi piacevano le sue frasi criptiche. Erano una sfida e un mistero. Io non sapevo determinare se fossero piene di significati occulti o se fossero solo puramente senza senso. Se mai dovessi tornare qui nel deserto, Disse. non avvicinarti a quella collina rocciosa dove ci siamo trovati oggi. Evitala come la peste. Perché? Cosa sta succedendo? Non è questo il momento di spiegarlo. Disse. Ora a noi importa di perdere l'arroganza. Mentre ti senti il più importante del mondo, non puoi apprezzare veramente il mondo che ti circonda. Sei come un cavallo con i paraocchi. Vedi solo te stesso, ignaro di tutto il resto. Il video non è terminato, segue la nostra recensione. Salve guerrieri, sono Marisha della pagina Facebook Carlos Castaneda Naguales. In questo video abbiamo visto come Don Juan insegna a Carlos a distinguere gli accordi e i segnali, sia in un ambiente all'aperto e selvaggio come il deserto di Sonora, sia al chiuso, in un ristorante potenzialmente affollato. Essenzialmente, se un'affermazione che uno dei due fa è vera o falsa e o indica un pericolo, ricevono un riscontro dall'esterno, che può essere un suono emesso da un oggetto inanimato o da un animale o un movimento di qualsiasi tipo. Per gli animali spesso si tratta di uccelli. Questo è l'inizio, il modo in cui Don Juan ha cominciato ad introdurre l'intento. Il problema è che molti saltano questi pezzi e poi non capiscono il resto, dove il discorso si fa estremamente più complesso. Non stiamo parlando assolutamente di connettersi con la madre terra o la natura. In questo caso si tratta di connettersi con tutto il mondo circostante. Prendete le cose direttamente, come vi vengono dette. Non dovete forzatamente trovare un confronto con quello che già conoscete. Vi faccio notare un elemento ricorrente, quasi un rituale. Prima di iniziare qualunque tipo di insegnamento, Don Juan faceva camminare Carlos molto a lungo in zone selvagge, spesso nel maestoso deserto di Sonora. Perché? Era un modo per far caricare l'apprendista di energia e per riequilibrarlo. Solo quando si accorgeva che Carlos aveva raggiunto un livello sufficiente iniziava la lezione, altrimenti quello che voleva mostrargli non avrebbe funzionato. Inoltre, vuol dire anche che la capacità di cogliere questi accordi o segnali si può ottenere con poca energia e non essendo esperti, perché fu uno dei primi insegnamenti che Don Juan impartì a Carlos. Un'altra nota importante. Per molteplici volte Don Juan ride oppure si mette a imitare un famoso cantante messicano, pur di far ridere Carlos, che in quel momento si era irritato con lui. L'interesse di Don Juan è quello di far cambiare di umore a Carlos, o più propriamente di stato mentale. L'attenzione di Carlos era tutta su se stesso. Ora, fermi un attimo. E non dite, aveva troppo ego. Qui la sfumatura è diversa. Tutta la sua energia era rivolta su se stesso, sulla propria importanza. A causa di ciò il suo corpo era un po' stupido. Che vuol dire? Vuol dire che si tratta di qualcosa di puramente tecnico, non di morale o di banale egocentrismo.
A causa di questo errore tecnico, Carlos non era in grado di leggere correttamente il mondo che lo circonda. Evidentemente la rabbia non è uno stato d'animo in cui le pratiche degli sciamani funzionano. A Don Juan non importa di mettersi in ridicolo pur di raggiungere il suo scopo. Don Juan non è un maestro a cui interessa la solennità o la pomposità a tutti i costi. Per lui ha maggiore valore l'impeccabilità e il seguire i segni ricevuti dall'intento, o meglio, dall'espiritu, come diceva spesso nei primi volumi. Quindi, che cosa aspettate a provare? Anche se non avete esperienza, andate a camminare in una zona naturale che ritenete per voi piacevole e ristorante, da soli o in compagnia, e dopo provate a osservare se arrivano riaffermazioni o segnali. Breve analisi del testo. Ho da fare a questo proposito 2 segnalazioni. Una è nel titolo stesso del capitolo, dove perdere la importanza, letteralmente perdere l'importanza, diventa nella traduzione italiana perdere la presunzione. Nei successivi volumi questa stessa importanza diventerà più specificatamente l'importanza personale, in inglese self-importance. La seconda è questa frase che Carlos pensa su Don Juan mentre sono al ristorante, rifacendosi alle informazioni che l'amico che li aveva presentati gli aveva fornito. E il viejo andava perdito de borracho casi todo el tiempo. Cioè, letteralmente, il vecchio era ubriaco quasi tutto il tempo. Nella traduzione italiana è stata resa così: il vecchio era fuori di testa per la maggior parte del tempo. Anche qui si cerca di censurare che Don Juan fosse ritenuto da un osservatore esterno un vecchio ubriacone. Quello che è certo è che Don Juan fingesse con la gente comune usando la follia controllata e la secio, cioè l'arte dell'agguato. Esperienze personali. Oramai da circa un decennio per me e Nick è normale ricevere giornalmente, ovunque ci troviamo, accordi o segnali, sia in casa o sia all'esterno tra la gente, ma quelli più spettacolari avvengono in località naturali, luoghi che noi consideriamo di potere. Nel nostro caso spesso si tratta di ambienti montani, boschi e aree archeologiche. Per spettacolari intendo, per esempio, tuoni provenienti dall'alto, cioè senza pioggia, rocce che si staccano all'improvviso e rotolano, come nel caso riportato da Castaneda, rami di alberi che si muovono in assenza di vento e fanno strani rumori, o incredibili stormi di uccelli che ti girano intorno o indicano un punto preciso dove andare. Onestamente per me è qualcosa di talmente nella norma che quasi non mi stupisco più, perché in casa mentre parliamo e diciamo qualcosa di vero si sentono dei forti scricchiolii provenienti da mobili o suoni di qualunque tipo come il campanello o la suoneria del telefono. Quello che ancora onestamente mi turba è quando arrivano dei segnali di pericolo eclatanti, per esempio quando si presentano le cornacchie. Infatti da noi non ci sono i corvi come quelli messicani, ma le cornacchie sì. A volte, per esempio, mi indicano l'arrivo di una persona aggressiva o litigiosa, per non dire potenzialmente pericolosa, o altri eventi peggiori come incidenti o simili. Spesso si può evitare l'evento negativo semplicemente allontanandosi. Infatti, sono indicazioni preziosissime e si possono verificare puntualmente appuntando i dati.
Vi faccio vedere questo breve filmato a titolo d'esempio fatto con il cellulare mentre andavo in bicicletta. Qui le cornacchie avevano fatto un gran baccano e mi avevano presagito l'arrivo di una persona negativa. Per mia esperienza, gli uccelli possono indicare anche assensi, non solo segnali. Per esempio, quando emettono dei cinguetti molto acuti ed allegri o quando si posano su un luogo significativo. L'upupa, in particolare, per me è un uccello molto positivo. Infine vorrei aggiungere che la tradizione italica ha sempre attribuito doti profetiche agli uccelli, per esempio nelle civiltà romana e ancora prima in quelle protostoriche dei sacerdoti appositi detti auguri erano preposti all'osservazione del volo degli uccelli allo scopo di trarne dei segni. Come studiosa di antichità ho avuto modo di approfondire l'elaborato sistema da loro usato su un territorio per elaborare gli auspici. Questa non è la sede per approfondire un argomento simile, ma ciò è rimasto nella memoria popolare e forse i vostri nonni o bisnonni facevano caso alle attività degli uccelli intorno a loro. Il problema è che ciò, nel tempo, è stato considerato una sorta di superstizione da condannare. Beh, forse non è proprio così, e se i vostri nonni vi hanno parlato di qualcosa di simile, forse è il momento di rivalutarlo e pensare che volevano trasmettervi qualcosa di utile e importante per la vostra vita attuale. Se avete esperienze in tal proposito, condividetele nei commenti. Può essere molto interessante per tutti. Nei prossimi video, come perdere l'importanza personale e come incrociare gli occhi per trovare un luogo benefico o nemico. Salve guerrieri, sono Nick della pagina Facebook Carlos Castaneda Naguales. Dopo aver letto numerosi commenti e domande degli utenti e, preso atto della notevole confusione, riteniamo opportuno concentrare il nostro lavoro sui concetti fondamentali ripartendo dal principio. In questo video riportiamo degli estratti della prima visita di Castaneda a Don Juan e dai primissimi insegnamenti sulla sua conoscenza, i segni e le riconferme dal mondo che ci circonda. Sostanzialmente, occorre imparare a padroneggiare un livello di attenzione minimo e costante verso il mondo intorno a noi durante il nostro vivere. Solitamente, invece, la nostra attenzione è sempre ripiegata su noi stessi e sulle azioni che stiamo portando avanti. Veniamo assorbiti a tal punto che ignoriamo del tutto quello che ci accade intorno. Le riconferme ed i segnali ci sono sempre e ci sono sempre stati. Siamo noi che non prestiamo o non abbiamo prestato attenzione. I primi passi cominciano da qui. Portate la vostra attenzione nel quotidiano a ciò che accade intorno a voi durante i vostri pensieri, il vostro parlare, il vostro agire e durante i vostri dubbi. Dopo un primo periodo in cui siete impacciati o in cui semplicemente vi sentite stupidi, rincuoratevi, è capitato a tutti, nessuno escluso. Inizierete ad osservare sempre più sincronicità intorno a voi, di una frequenza per così dire probabilisticamente strana, sempre più impossibili da negare mano a mano che aumentano. Comprendo perfettamente il disagio di chi si trova alle prime armi e sono perfettamente conscio che ci sarà chi guarderà questo video
e etichetterà questo comportamento semplicemente come psicotico. In effetti non ha completamente torto, poiché in questo ambito vi sono sostanzialmente due insidie da superare. La prima insidia è quella di illudersi e di iniziare a vedere ogni cosa che accade intorno a noi come un segno o una riconferma, anche dove esse non sono. Don Juan mostra, ad un Carlos incredulo e all'inizio del suo cammino, vari esempi affinché possa diventare capace poi di riconoscerli autonomamente. Per quella che è la mia esperienza personale, è essenziale riconoscere il ritmo con cui questi eventi accadono. Per quello che posso constatare nel mio caso, le riconferme accadono con un ritmo estremamente prossimo alle parole o alle azioni che si stanno facendo, talmente ravvicinato che è difficile distinguere se la riconferma avviene contemporaneamente o dopo. Per fare un esempio pratico e semplice da capire, le riscontro sempre durante la prima sillaba che pronuncio di un discorso, non importa quanto esso sia lungo. Ciò che avviene successivamente a questo brevissimo lasso di tempo non va tenuto in considerazione. La seconda insidia, a mio avviso è molto peggiore della prima, si presenta quando iniziamo ad avere una buona esperienza e un buon riscontro. Iniziamo a credere, o qualcosa spinge a farci credere, che qualcuno ci stia aiutando. Ho visto molti iniziare a credere di ricevere aiuto da familiari defunti più o meno prossimi, entità positive di vario tipo, divinità, spiriti, eccetera. No, si tratta di un semplice funzionamento. È così, è uguale per tutti e nessuno è speciale. Si tratta solo di essere sufficientemente acuti da notarlo o meno. Ricordatevi, nessuno vi viene o verrà a aiutarvi. Sono solo illusioni o inganni che rischiate di pagare a carissimo prezzo. La cosa che potete fare è utilizzare al meglio la vostra energia, il vostro tempo e la vostra attenzione. Se riuscite, e mano a mano che riuscite, acquisirete capacità. L'impegno, il lavoro e la fatica sono necessari, ma ciò che guadagnate diviene vostro, non vi è concesso e non dovete gratitudine a nessuno per i risultati che riconseguite. Detto questo, invito tutti a provare e a sperimentare personalmente. Questo video è terminato. Saluto tutti coloro che ci seguono e ringrazio per i commenti ed i riscontri positivi che stiamo ricevendo. Un ringraziamento particolare va a coloro che hanno deciso in tutta libertà di sostenere il nostro canale abbonandosi o in altre forme. Grazie per la fiducia e il sostegno che ci date. Buona pratica a tutti!